Alessia è la nostra amica di oggi. Benvenuti e ciao Elena. Ciao a tutti. Bene, abbiamo sentito i suoi punti. 5, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Mm, vedo che è lei. Mhm. Eh, beh, è lei. È vestita, diciamo, un po' tipo Tina Turner, Mhm. quindi molto sprint. La vedo molto sprint, come se dovesse andare a dire a qualcuno qualcosa, no? Con un microfono, tipo, deve spiegare a quelli davanti a lei Mhmm, com'è più che com'è, non è che si deve giustificare, ma deve mettere i puntini sulle i con alcune per alcune situazioni e alcune persone. Ecco, mi dice questa cosa qua. Ok. Chi sono queste persone viventi? Sì, Chiamiamole vedo nel cinema. sì. Per esempio, uno lo chiamiamo già, è il padre, che in questo momento è in ospedale, molto anziano, in attesa di una operazione. Mh-mh. E tutte queste persone. Intanto fatti dare l'autorizzazione da Alessia. Sì, 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 ha detto certo. Ok, chiamiamoli, vediamo chi si presenta. Allora si presenta un cugino e un paio di amiche. E poi vabbè il papà che si è già presenta che è già lì nel cinema. Ok. Nel cinema ci sono tre porte, una di entrata, una di uscita e una di collegamento, come dire, a strada senza uscita, quindi si può solo ritornare indietro nel cinema, con la Gym Infinitum. Questo posto dove abbiamo messo delle creazioni fatte negli ultimi tempi, in cui a un certo punto, all'inizio, alla fine, a metà, tutti possono andare a vedere, a dare un'occhiata, in cui possono andare a dare un'occhiata. C'è l'Ad Eternum, l'Eterna Frequenzia e la Vic. Non sono dei posti dove si rubano questi oggetti, sono solo delle creazioni che si creano appunto con un'intenzione, cioè con la loro presenza ed esistenza si capisce che si può fare. E quando si vede un Ad Eternum si dice ma anche io posso farlo. Ecco, così funziona. Così funziona? Mh-mh. Sì, funziona proprio così. È tutto questione di è solo questione di centratura e consapevolezza e si può fare tutto. Tutto, tutto proprio. Ok, perché ha voluto chiamare queste persone? Ehm, perché adesso rispetto a un anno fa, lei si sente, non si sente più insicura come prima, si sente, padrona delle sue conoscenze, okay, quindi sicura di quello che sa e di quello che è adesso, okay, quindi si trova a suo agio in quello che è adesso. E si sente, per alcune di queste persone a cui vuole con cui si vuole affermare, si sente un po' giudicata, no, è quasi
bloccate, precluse in alcune cose e quindi lei vuole affermare la sua direzione e la sua volontà Mm. con queste persone. Va bene, anche se alla fine, diciamo, il nostro percorso è sempre indipendente dagli altri, che gli Mm, altri siano consapevoli della nostra consapevolezza o ci considerino dei pezzi di deficienti, poco cambia. Noi sappiamo, perché quando uno sa le cose e le ha capite, non ha bisogno di conferme di nessuno e non ha neanche, certo fa piacere, ma se non c'è questo piacere va bene lo stesso. mhm. E non va bene uguale, come si dice oggi, va bene lo stesso, preferisco. Va bene uguale e va bene ugualmente detto da poveri di testa. Maestrina Mhm. oggi. Vibrazione di Alessia. No, va bene uguale, non si può sentire. Proprio mi rifiuto. 8 miliardi e mezzo. Bene. Consapevolezza. 192. Bene. PSPE. 43 e 57. Vite precedenti. 1015. Bel numero. Cervello, percentuale di cervello utilizzata. 9,3. Molto alti i valori, Mm, tutti. mm, mm, mm. Molto belli, una quasi parità PSPE, va benissimo. Vite precedenti scarse, bene, molto bene. Vuol dire che ha imparato molto da Mm, tutte, da ognuna. Non si butta via niente, si diceva una volta, no? Non mm. so, del povero maiale. Un buon cervello utilizzato, 9,3 non è assolutamente. Ottima vibrazione, ottima percentuale di consapevolezza. Tuttavia, Alessia è pulita, interferita. Allora, è come se, allora, se lei fosse arrivata da noi 8 mesi fa, ci sarebbero state le entità mentali che ha adesso, ma di grado superiore, e ci sarebbero state altre due interferenze, altre due entità eteriche, Mhm. e quella che c'è ancora la vedo che 8 mesi fa era molto più grande. È come se lei avesse trovato il modo, non so cosa è capitato, no? Di mandarle via da sola. C'è stato un evento, io direi 8 mesi fa, sì, che ha fatto sì che lei, è come se con quell'evento lì avesse fatto una grossa botta di vibrazioni alte e le avesse spazzato via così. Ma qual è questo evento? Mm. Allora, vedo che parla con una persona con cui lei riesce a dialogare molto bene, che segue anche i suoi interessi, quindi hanno interessi in comune, che a un certo punto le dice una cosa. Allora, diciamo, in pubblico questa persona affermava una cosa e Alessia questa cosa era un po', la sentiva un po' discordante, un po' dissonante, no? E poi un giorno parlando così, questa persona le ha detto la cosa opposta, che è quella che Alessia sente molto, che vibra molto con le sue vibrazioni, no? Mm. E quindi è come se gli fosse stato tolto un peso improvviso, e questa cosa qua è come se avesse fatto sì che la sua PS avesse imparato un meccanismo in quell'istante per alzare le vibrazioni di colpo. È come se in quel momento la PS si è svegliata e ha visto un attimo mh, quello che interferiva Alessia, e è riuscita con questa botta a mandare fuori un bel po' di interferenze di Alessia. Vedo, boh, questa persona è un uomo, però Ok, va sì. bene. Sia come sia,
Mm, Mhm. vediamo le interferenze eteriche. C'è un falconiforme e basta. E elementali? Una di livello 1 e una di livello 2. Che anche lì roba, poca roba. Mm, 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 mm. Vediamo con che compiti. Allora, quella di livello 1 è quella, mm, ha un po' lo scopo di frenarla, no? Quindi magari darle dei pensieri ogni tanto che fanno, che sarebbero atti per farle cambiare strada in quel momento, no? Che ne so, vado a trovare mm, quella persona con cui io posso parlare di, boh, qualcosa. E l'entità di livello 1 magari le manda un pensiero e dice ma no, magari è orario di pranzo, non può, magari la disturbi, prova a vedere di andare da un'altra volta, cioè, cose così, proprio stupide così. Quella di livello 2 è quella che ancora cerca di renderla insicura, quindi non sei adeguata, da sola non ce la fai, forse è meglio che cambi atteggiamento, forse è Ma meglio chi ti se vai crede da di un'altra essere? parte. Esatto, queste Mhm. cose qua. Però più di questo non fanno. Prima erano molto più, erano allo stesso modo, ma impedivano proprio le cose anche fisicamente, no? Quindi magari eh, le facevano dimenticare la frase, le interrompevano la parola, quindi mischiavano un po' le parole, così, Mhm. cose così, più grosse. Va bene, andiamo all'estate di quest'anno. Mhm, Alessia cade e si rompe un polso. mhm, Cade all'indietro, vede, come dire, la sua caduta da davanti, cade all'indietro, mette un piede in fallo, casualmente il piede finisce, il tacco della scarpa finisce in un buco, e anche in mhm, causa con l'amministrazione comunale di quella paese città. mhm. Praticamente viene Lucio, ci sei? Sì, 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 Ah, sì, boh, sì. boh, ok, ok, no, perché se no hai smesso di colpo, pensavo fosse andata via. Eh, viene viene spinta etericamente per, Da per davanti. cercare, sì, da davanti, per cercare di fargli un abduction per mettere un impianto, ma non ci sono riusciti però. Sta facendo il dito medio, Alessia. Bene, etericamente invitiamo Alessia a farlo davvero davanti al falco, che non c'è nessun altro. Infatti è il falco che è lì a provare. Di. Ok, e descrivimelo il falco, vediamolo. Allora, c'è il ciuffo un po' più pronunciato rispetto a un falco che si vede di solito, no? Le piume qua sono un po' più consistenti. Mhm, Ehm, ha le piume che disegnano il bordo delle ali sono color oro mhm, e poi ha tipo la sagoma di un triangolo, ma solo diciamo la V mhm, qua disegnata, sempre color oro. mhm. Come si chiama? Friscan. Mm, che brutto nome. Mm. Ok, ti andrebbe di fare una cosa doppia, Mhm, di entrare in lui per, uno, mhm, canalizzarlo, due, vedere come è fatto dentro. E mhm, iniziamo a vedere come è fatto dentro. Ti va? mhm, Vai. Non connetterti ancora a lui, mhm, ma guarda solo come è fatto dentro. mhm, Ci sono organi, ossa, piume.
Resti di cibo e di pasti, No, stomaco, cartonato, è vuoto, è fatto di chip, è fatto di palline, è fatto di biglie. è tipo, è come se avesse una struttura quadrata fatta di ologramma, penso, perché sono tipo dati, no? Mhm, Dati che creano l'immagine, quadrato, e poi da questo quadrato escono eh, dei dati che creano l'immagine olografica fuori, no? un proiettore Ah, cubico, sì, un cubetto che esatto. fa da proiettore. Sì, 3D. Mm. Sì, sì, cubo, cubo. Prova a mettere la mano davanti a una parte di questa proiezione. Mhm. Non si vede un pezzo di falco? Gli manca la pancia? Sì, perché Fantastica sta cosa. è come se io, come se entrassi, cioè se tu Nella sua guardi da pancia. davanti, sì, con la mano, no? Io sono davanti a lui, metto dentro la mano e tu guardi guardi dove ho messo la mano, vedi il disegno della pancia e la mia mano anche, no? Perché è come Proprio se come io... se fosse una proiezione Mm, del cinema sì, fatto in casa. Se tu passi davanti allo schermo hai il film proiettato esatto, sul corpo, la faccia, il sì. viso, il maglione, i pantaloni. Mhm. Come si chiama questo proiettore? Alien, Priscan è contento di questa analisi? no. Chiediamoglielo, connettiti a lui. Mhm, mhm. Ciao, Ciao. come stai, Priscan? Sono un po' scocciato. Ci conosci? Sì, Ci vuoi bene? no. Mi conoscono i tuoi capi? È loro che mi hanno spiegato di te, Cosa ti hanno detto? che tu sei da contrastare perché ci stai togliendo il nostro cibo. Come ti hanno briefato? Come ti hanno fatto un briefing su di me? Ah, no, mi collegano quando dentro al quadrato c'è l'informazione dell'ologramma, ma c'è l'informazione anche di tutto quello che mi serve di quando vado nelle missioni. Che missioni fai? Interferire le persone? Interferisci solo Alessia o anche altri? No, interferisco uno alla volta io. Sono poco potente come programma. Ci sono dei miei simili olografici che però non vanno direttamente attaccati a una persona, che ne interferiscono più di una alla volta. Quindi tu sei un ologramma un po' più consistente, che puoi Mhm, fare una sola alla volta. Fa un lavoro fatto bene. mhm, Tu sei bravo, mhm, tu sei forte. mhm. Ti piace questa immagine olografica di uccello? Mi piace perché ho scelto io i bordi d'oro. Ah, sei anche uno stilista. Hai gusto. Mhm. Si Ah, vede, no? sì. Hai studiato moda? No? No? Me Sei l'hanno nato tu. detto? Ti hanno detto fai i bordi e tu li hai fatti. Mhm, Te l'hanno detto, non sei tu. mhm. Non è farina del tuo sacco. Senti, cos'è quel proiettore? È quello che serve per far vedere un'immagine fuori, tendenzialmente spaventosa. Mm. Chi lo costruisce? Lucas, Dove? in un posto, a, a un grosso posto dove lui fa andare questi comandi
A seconda di quello che serve, crea il proiettore più grande, più piccolo, poi Mhm, crea anche dei collegamenti mhm. e poi manda tutte queste informazioni da gestire agli avatar. Ok, dico a quella che ti sta canalizzando, che è dentro di te, quindi se lei si sposta e tu vai con lei, di andare in questo posto dove Lucas produce questi proiettori. Andiamo lì, a vederlo proprio Ah, lì. ma poi mi sgridano. Andiamo, andiamo. Lei vuole andare, oh, lei è dentro di te, io non ci posso fare niente, non è responsabilità mia. Not my responsibility. Andiamo lì, così ci mostri meglio come funzionano le cose. Mm. Ecco, però facciamo in fretta adesso che siamo qua, perché mi sgridano se mi vedono. Ok, allora per evitare che ti vedano, ti Mm. mettiamo delle lucine di Natale accese, tutto intorno alla testa, al corpo, tutto intorno a te, con un po' di fuochi d'artificio che scoppiano ad eternum. Va bene? Ma mi vedono di più? Vabbè, è il caso. Di fatto non è che sei molto simpatico per Alessia. Io oggi faccio le veci di Alessia, quindi lei mi sta consigliando così con il suo dito medio che continua a far uscire dal suo pugno e io devo assecondarla in qualche modo. Dov'è questa fabbrica? Eh, allora, io penso, allora, è tra... Io vedo sotto, vedo gli avatar e sopra vedo Lucas. Ok, e la fabbrica dov'è? È un piano, Intermedio. sì, tutto Ok. un piano, su tutto un piano infinito, grande, grande. Descrivimi quello che vedi. Adesso entro io in scena, nella scena, Mhm. mi vedi? Sì, sì, sì. Cosa faccio? Ti faccio ciao? Stai venendo verso di me, un po', mi fai un po' paura, eh. Ok, adesso mi fermo, Mhm, vado in questo posto qui dove fanno quelle scatoline, ma mhm, in mano ho una mia scatolina che in realtà è sferica ed è un ad eternum che faccio io con il mio intento, la mia conoscenza. È un po' tanto potente, tanto tanto. Ci sono mhm, tanti zeri di vibrazione, non li riesco neanche io a contare. E la lascio lì, dove ci sono le scatoline che si costruiscono. mhm, Non la può toccare nessuno, Lucas non può neanche guardarla. Figuriamoci gli avatar e figuriamoci tu. mhm, mhm. Che succede? Dimmelo. Va vibrazione ovunque, è troppo, è troppo, Ma non è quello che volete, la tro- vibrazione? è troppo. Vengono ancora prodotte queste scatoline adesso, lì che c'è... No, no, no. no? Bene. Va bene, torniamo indietro, torniamo nell'area di influenza di Alessia. Mhm, Mentre questo meno male. processo, da adesso in poi, questo processo va avanti e lavorerà e alla fine vedremo come sarà andato avanti. Cosa ha comportato la caduta di Alessia? Nel senso, qual era l'obiettivo? Un abduction per quale fine? Perché dovevamo mettergli un impianto. Perché lei ha imparato, un giorno ci ha mandato tutti fuori con una botta enorme. Mhm. E assolutamente no, no, non possiamo perdere anche lei. E allora l'abbiamo fatta cadere per fare una adduction e poi volevamo mettergli un impianto dove c'è lo sterno. Con che fine? Vabbè, chiaro il controllo, ma quale fine più specifico? Era perché lì si riesce a ciucciare bene l'energia della PS. È un punto molto efficace. Va bene. 2020, l'anno scorso, tamponamento, sei tu? Sì, Lei viene tamponata e tampona a sua volta davanti in una fila.
E il tamponatore ha la bottiglietta dell'acqua che finisce sotto il pedale del freno e quindi non può frenare. L'hai fatta andare tu lì la L'ho messa bottiglietta? io, sì, sì. Come hai fatto? La creiamo le cose. Ma la Ci teniamo bottiglietta c'era molto. già o l'hai creata tu? No, c'era, l'ho spostata. L'hai fatta rotolare tu? Mm-mm. Sì, E questa è un'invenzione tua o ti hanno detto di fare così? no, mi dicono di fare. Beh, come falconiforme sei un po' scarso, di solito i falconiformi sono un po' più alti di grado, un po' più astuti. Ma lì ero ancora più alta e astuto. E poi Alessia è riuscita a buttare fuori tutte le altre interferenze e a me sono riuscita a resistere per un pelo, però è come se avesse diminuito tantissimo i miei dati. Va bene. Elena, disconnettiti da Priscan. Esci da lui? Mhm. Com'è stata? Bello. È la prima Mi volta, so- no? Per te così ben Se... organizzata. Ah. Mm. Descrivici qualche impressione, dacci qualche impressione. Non hai neanche tossito durante la canalizzazione. Eh, l'impressione è che allora, è come se la- è come se fossero delle emozioni, ma non sono emozioni, no? È come se fosse programmato per andare in allerta quando ci sono alcune cose che arrivano dall'esterno. E quindi la reazione, no? È come se ci fosse una spia rossa, no? Alcuni computer quando c'è qualcosa fanno la spia rossa e lui la traduce in parole come se provasse delle emozioni. In realtà sono dei comandi che arrivano, Mhm. cioè i comandi che lui ha dentro che lo mettono in allerta. Cioè è tutto un programma in sostanza. Sì, È un computer. Basta, fine. sì, sì. Anche quando dice no, non farlo, mi fai paura, Eh, è tutto sì, programma. Anzi, esatto. probabilmente è un programma che si è evoluto grazie a noi, che Esatto, no? scimmiotta le Le nostre informazioni, emozioni. esattamente, le informazioni che prendono poi le mettono e formano delle... È quello che adesso così mi è molto più chiaro quando io vedo che alcune, è come se le interferenze si evolvono, no? Nel tempo, tra virgolette, no? È come se sono cambiate. Prima, mh, tempo fa, magari se ne vedevano di più delle altre, adesso io vedo più o meno sempre le stesse, ma perché hanno Mm. proprio fatto un aggiornamento dati, ecco, tramite le abduction, le vibrazioni che prendono, così cercano di adattare gli Ma aggiornamenti. in che senso? Questo non l'ho capita. Cioè, mh, è come se si adattassero all'evoluzione degli umani, no? Eh, cer- per cercare di prendere l'energia della PS. Allora, a volte cercano di prendere l'energia della PS, a volte vorrebbero copiarla per farla loro. Come obiettivo c'è anche questo, no? Quindi è come se adattassero, aggiornassero le informazioni dei software Mm? per cercare di fregare le persone e poter così prendere l'energia della PS, fare più Mhm. abduction e cercare di copiare e tradurre Mhm, i mhm, dati mhm. e le vibrazioni della PS. Va bene. Sirio, proviene da Sirio. Glielo dice un'amica. Oggi diciamo le cose così come stanno. L'amica è interferita? Sì, Ok, lei proviene da Sirio. no, E perché le viene detto che proviene da Sirio? perché prima aveva un'interferenza da parte dei siriani e di solito siriani, pleiadiani, poi ci sono altri soggetti ogni tanto che arrivano e dicono
fanno credere alla persona interferita che vengono da un altro pianeta, che da quel pianeta, su quel pianeta lì si sta meglio, e che quindi le fanno credere che l'obiettivo ideale della propria vita è quello di tornare, in questo Certo. caso, su Sirio. Che è anche una cosa abbastanza poco originale, no? Siriani che hanno creato il Cinivac, ci vogliono tanto bene. Sì, insieme Ok. ai rettiliani. Ah, ah. Ok. Siriani che hanno la PS. No, E allora perché dovrebbero insegnare a noi qualcosa? Chi ha la PS ha inventato tutto, chi non ce l'ha, no. È una creazione. Perché ah, una creazione viene a dire a me, creatore, titi, papà, cici, bubu? Che vuole da me un siriano? Lo stesso i pleiadiani. Ragazzi, le cose sono semplici, sono queste. Poi, se voi volete dare retta ai film, all'impianto lavaggio del cervello che abbiamo da quando siamo nati, che come umani siamo delle merde, schifosi, inquinatori, stupidi, cattivi, genere umano, bla bla bla, ok, fatelo. Ma non è così. Quindi siriani, no. Chiamali tutti siriani, mettiamoli tutti qui davanti. Se sono dei creatori, si creano un ad eternum, ognuno in mano, e se non lo fanno, glielo regalo io, o a ognuno. Un ad eternum, a tutti i siriani, tutti. Li voglio tutti qui davanti. Quanti sono? Devi vedere se loro eh, riescono a farle queste cose. Io riesco. Quante sono? sono 25 miliardi. Benissimo, 25 miliardi di ad eternum, ognuno sulla testa di un siriano. La vogliono la vibrazione, eccola, gliela regalo. Toh, l'ho già ricreata per me. Non me ne sono per niente privato. Sono un generosone. Allora, dove sono questi creatori? Dove sono queste divinità che ci dicono dove dobbiamo andare a vivere? Che là si sta meglio? Che fine fanno questi 25 miliardi di siriani? Si stanno dissolvendo. Ok, ne abbiamo qualcuno in meno di rompiglioni. Bene, chiuso con i siriani. Chi invitiamo nel cinema l'amica di Alessia, se vuole venire, Mhm. vediamo se viene. Allora, lei verrebbe molto volentieri, ma è tirata indietro dalle sue interferenze. Non la fanno Ok, entrare. ok. Lei decide. Mm-mm. La porta è Eh, lì, sai quei maniglioni, no, dei cinema? mm-mm. La porta è lì, lei deve mettere la sua manina sul maniglione. Se non la vuole mettere è una sua scelta, quindi vince l'entità Mm. e lei perde. Adesso ancora sì. Se lei è una loser, lei sta fuori, perché qualcuno le dice cosa deve fare. Se lei decide cosa deve fare, anche se le tiene le interferenze, lei decide. In Mm. ogni caso, non è che uno se alle interferenze è legato, uno decide. Diciamo, c'ha un po' di zavorra, ma Mm. decide, si muove e non posso, aiutami Lucio, io non riesco. No, tu riesci, tu non vuoi, diverso. Se lei non vuole, lei decide di non volerlo fare, se no lo fa. Se e quando dovesse arrivare nel cinema e lo Mhm. vedi, mi avverti. Ok. Ecco, appunto una che fa l'om. Vabbè, Ah, ah, si è detto tutto. Chiamiamo il ah, 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 disincarnato, vero. Era zia proprio vero. materna. Mhm. Mhm. Come la vedi? Bella, la vedo arrivata, sai quelle donne grandi mamme, no? Che sono Mhm, tutte abbondanti, no? mhm. Eh, è, è arrivata, hai presente, non mi ricordo come si chiamava, forse Milù, quella signora, quel cartone animato che poi diventava piccola piccola, entrava in una porta. Vagamente, però Ecco, ho vagamente capito, sì, che diventava piccola immagini. piccola mi accende qualche vago ricordo. Mhm. E Ok, lei era questa è una... molto tutta bella allegra, tutta bella così. ok. Eh, Check militari, vediamo se sono arrivati, visto che Sì, sento eco. già prima, scusa, mi sono dimenticata di dirtelo perché stavo spaziando. Sì, i soliti tre. Sto aprendo Ok. la portata dell'oblio. Lo Tutti. chiedo ad Alessia così vediamo se è un modo che ha per presentarsi di una vita passata o di una fantasia sua o se si presenta col suo vero aspetto. Era una donna molto mamma, cioè molto mamma, molto formosa,
o no? No, ok. Ok. Quindi si presenta per così perché? È quello che lei Voleva essere. voleva essere con Alessia, in generale, ma in particolare con Alessia. Vedo che ha questa, come se fosse arrivata così per farlo di nuovo, no? Mm. Mhm. Cosa vuole dire ad Alessia? Io sono qua perché posso coccolarti ancora. Perché è morta in giovane età? Allora, è come se la PS tutto d'un colpo avesse cambiato idea di esperienza. Mhm. E vedo, è come se si fosse accorta di altre esperienze da poter fare, Mhm. è interrotto qua, è uscita da questo corpo e si è reincarnata da un'altra parte. Adesso è attaccata alla terra. Sì, è attaccata ad Alessia. Ah. Pare che Mm, le somigliasse molto in mm, vita. Lo dice, siccome è materna, lo dice sua mamma. È la sorella della mamma, in pratica. mm, mhm. Dove? Dove cosa? Ah, è attaccata. È attaccata. Ah, bassa schiena, a livello lombare. Anche lei fa sì con la testa. Probabilmente ha delle difficoltà, dei dolori alla bassa schiena, Infatti sì. Mm, a livello lombare. mm, mm, E? Non spesso, ma alcune volte. mm. E probabilmente sente dolore quando lei pensa che, quando la vede un po' triste così e pensa che la deve coccolare di più e quindi come se incombesse un po' di più. Adesso la zia lo vede Mm, come non ha molto senso il restare attaccati alla terra, mm, mm, come anche dei buoni intenti alla fine di fatto non interessano a nessuno. Lei è bloccata, lei mm, non sta facendo nessuna esperienza valida, mm, se mm, non la grande esperienza che restare qui non serve a niente, che dovrebbero ormai capirla tutte le PS, no? Ma mm, pare che tutte queste PS devono fare l'esperienza in prima persona. L'interessato incarnato, in questo caso Alessia, ha solo o dolori o fastidi o non sente niente. Quindi mm, 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 se anche ogni tanto sentisse la presenza del disincarnato, si fa due lacrimucce, fine, mm, ma alla fin della fiera la consapevolezza resta quella, l'emozionale, due lacrimucce, bah, un fazzoletto bagnato e via, ma non è mm, mm. che ci sia molto, tipo magari la nonna, il nonno, su una zia è difficile, poi è morta giovane, quindi forse Alessia manco l'ha conosciuta, o quasi. eh. Ok, che fa la zia? E adesso si è resa conto, infatti ha visto come funziona tutto e si è resa conto che anche no. Ok, cerchio con il dito indice nell'aria e apriamo il Mhm, portale aureo. mhm. Che vuole fare? Sta andando, sta andando. Ha mandato un grosso bacio ad Alessia e sta andando. Ok, se vogliamo, ora che è Mhm, aperto, chiamiamo mhm. tutti i parenti deceduti di Alessia, tutti. Tutti quelli connessi alla linea materna, quindi arrivano facilmente, essendoci lì la zia, tutti quelli Mhm, della linea paterna, tutti. Vediamo mhm. chi si presenta, quanti si presentano. Arrivano in 37. Bene, uno o due in particolare li riesce a vedere? C'è uno zio dalla linea paterna,
prozio forse, lo zio del papà. E, e poi trisnonno da parte della mamma. Bene, tutti via, chiudiamo il portale Mhm. Aureo. Andiamo un attimo nel cinema. Ok. L'amica c'è? È ancora lì, è lì sulla porta che non riesce a entrare ancora. È lì lì. Per ora ancora no. Ok. Il cugino, le due amiche e il padre che fanno? Il padre è quello che si è messo in prima linea, è molto interessato. E, il messaggio che mi arriva è come se si rendesse conto di essere bloccato, come se volesse eh, andare anche lui verso questa consapevolezza, questa liberazione, mm, mm, si sente bloccato, no? Quindi è un po' arrabbiato con sé perché non riesce a fare il passo. Eh, le due amiche sono molto interessate, ma prendono un po' come una cosa superficiale, no? Sai, mm, a volte ci sono, ci sono le persone che si vedono si fanno vedere interessate, che ne so, alle cose tipo yoga, cioè New Age, quando è uscita la New Age, no? Però perché è una cosa che va di moda, non perché in realtà sentono la profondità di quello che gli viene mostrato, ok? Ok. Chiamiamo nel cinema anche l'ex marito, le due figlie e la sorella. Ricordo a tutti che questa cosa del cinema non è così importante e fondamentale. Le persone viventi, se non si vedono le sessioni, se non si fanno un loro percorso, se non fanno degli errori, se non vedono altre sessioni, dicono "Boh", e poi tornano a vedere queste sessioni. Se non è che in una figlia, in una sorella, dopo questa sessione si vedono dei grandi cambiamenti. Mm, In eterico sono contenti, in eterico fanno delle cose, ma poi nel fisico c'è il mentale che boom, abbatte tutto. Se nel mentale questa non è scienza, quindi non è scienza, non ha nessun valore, è la fine mm, mm. quasi viene spazzato via tutto quello che tutto quello che è stato fatto in eterico nel cinema. Noi li invitiamo, però poi quando qualcuno si presenta, soprattutto i figli, e siano molto entusiasti, magari poi smettono di avere un certo atteggiamento nella realtà di ostracismo, ma non è che Mhm. si presentano. Partiamo Sì, dalle sì. figlie, tutte e tre, tutte e quattro. Sorella, due figlie, marito, Sì, sì, ex. sono arrivati tutti. Arrivati Vabbè. tutti. La sorella si è messa dietro al papà. Le due figlie si sono messe di fianco alle due amiche e l'ex marito si è messo dietro. Chi è il o la più consapevole, più contento, più prima fila? Una figlia. Ok, chiediamo a questa figlia di andare alla porta d'ingresso, di aprirla e lasciarla aperta, così che l'amica, che è lì così che non sa se essere ancora schiava o diventare libera, veda quello che succede dentro, Mm, quanto la gente è felice. Non può vedere il film, da fuori non può, ma può vedere le emozioni e le reazioni delle persone che lo stanno vedendo. ok. Ultimo argomento, non possiamo dire cosa, ma c'è un'organizzazione che si rifà ad astrologia, Kabbalah e I Ching. Il fondatore o qualcosa del genere dice che era tanti soldi. In 10 anni Alessia si comprava una macchina. Mm. Interferito la struttura? Sì, Vabbè. Da chi? a un uomo della sorgente. Ah, Ah, ah. Miravos, cioè, un uomo della sorgente. Come Mm. si chiama? Come si chiama? Niente, c'è lo spagnolo che spinge.
Che come si chiama? Questo uomo della sorgente, tanto simpatico. Psycho. Beh, andiamo avanti, no? Inteso come parte della psiche. Ah, ecco, forte, Mm. molto forte, molto lontano, ma come se Ah, fosse... ecco. Non so se si sente, No, sentite voi? no. Adesso non più. Ah, c'ho paura. Adesso tre parole si sono sentite, come se la mia voce fosse in una scatola lontana che Mm, mi torna indietro. Chi è? Chi è? I soliti. sì, sì, sono scappati. Sono gli operatori ecologici delle Mm. fognature ormai, perché i poverini arrivano e boom dentro Entrano. subito. Sì, Di nuovo però, eh? Ci provano. sì, sì. Andiamo da loro. Abbiamo tempo, andiamo da loro. Mhm, Usiamo lo stesso portale che individuiamo senza problema. E lì lo mhm, apriamo, è tutta roba nostra, perché loro interferiscono con noi. Quando tu interferisci con me, sei nel mio mondo, io faccio quello che voglio, lo riapro quel portale, quello che loro hanno chiuso, mhm. e vado da loro. Dove sto andando? In Germania. Ok, dove? 2021? Sì, sì, Mhm. Dove siamo? siamo in una base, Tedesca. sì, tedesca sotterranea. Vicino a quale città? Penso Berlino. Ok. Sembra Berlino. Mhm. Che E fanno c'è questi della questa base? sala. Ci vedono? Se n'è accorto uno. Mhm. Subito, un ad eternum in testa. Mhm. Poi chi se ne accorge? Se- È come siamo entrati in questa sala di comando, no? Tipo, ci sono tutti degli schermi, delle tastiere dove mandano, è come se mandassero via radio, non come se, mandano via radio dei messaggi ai soldati, dove andare e cosa fare. Mm. Ok? E da qui Qualcuno è... parte. Mhm. Da qui parte il comando per venire da noi. Ci sono tipo dei soldati jolly, tra virgolette. C'è un gruppo di soldati che sono, Mercenari, tipo. se, che sono jolly. Ah, ecco, sì, adesso mi è arrivato tutto il collegamento. Vabbè. Ehm, Di cosa si può dire? non mi ricordo il nome. C'è un'organizzazione apposta che non fanno parte dell'esercito di ogni nazione. È un esercito a parte comprato proprio. Mercenari, Sì, esatto, ma però non in sono i questo servizi momento ha un... segreti. No, no, Ok. è un'altra cosa. No, Questi no, controllano solo noi o anche altri? no, no, hanno varie funzioni. Chi spacca più le palle, noi o altri? Allora, beh, no, noi una grande fetta, vedo che sono molto attenti, Va sono bene. sempre allerta su di noi. Allora noi adesso creiamo in eterico qualcosa che non si può muovere molto peggio dell'ad eternum, la cornucopia degli ad eternum. La cornucopia, sai cos'è, no? Sì. Mhm, È una grande conchigliona bellissima sì. che vomita palline continuamente e sono ad eternum. La mettiamo lì, pac, in mezzo all'ufficio, in mezzo a questa base e li vomita da adesso in poi, in un modo dolce e carino, ma inesorabile, inevitabile, palline di ad eternum che se ne vanno in giro per la base e si attaccano dove vogliono, a persone, cose, scrivanie, computer, schermi, hard disk, sotterranei. Vanno subito dove ci sono i laboratori e dove ci sono i posti in cui si fanno i sacrifici, se ci sono. Vanno subito ad attaccare gli hard disk, le memorie, i computer, i generali, i capi, attaccandosi ognuna a il loro culetto,
facendo il codino pompon del coniglietto. Poi se la cornucopia va avanti, i pallini ricopriranno tutta la superficie di tutto, di persone, cose, pavimenti, pareti, soffitti, mobili. C'è tempo, la cornucopia è lì e vomita Mhm. palline. Siamo diventati più pericolosi adesso? Mm. Ok, ce ne andiamo dal nostro portale. Mettiamo una cornucopia in tutti i laboratori, e in tutti i posti e in tutti i centri che rompono le scatole con noi. One cornucopia. Mhm. Mi è sempre piaciuta la cornucopia. La dea bendata ha sempre la cornucopia. Bene, cornucopiamoci tutti. Perché quell'associazione aveva di mezzo la questione di Ra? Cioè di mezzo Ra entità? Eh, sì, nel senso che questo uomo della sorgente fa finta di essere. Fa finta di essere Ra. Ok. Finta di essere Ra perché attira più persone. Va bene. Esiste la fiamma di Alessia? Allora, sì, Centro America. Quindi Honduras, Messico, Sì. Mm, ehm, Yucatan, forse. Panama. Mm, sì, proprio lì. Ok, spiegami bene quello che hai scritto, Alessia, non ho capito. Cioè, hai sempre voluto andare lì? No, sempre cercata, che vuol dire? Le persone ti cercano? No. Dai, scrivimelo bene. Ok, va bene. Andiamo al cluster, quindi non c'è Mm, nient'altro da fare. mm, mm. Sono tutte le... Ah. Allora, ci mostra il cluster e tutte le vite di Alessia sono come se fossero dei centrini. Mhm. Mm, che cambiano colore e grandezza a seconda dei contratti delle vite. Sta aprendo un portale definitivo. Mhm. E li mette tutti lì? Se sta prendendo tutti e sta buttando tutti dentro. Ok, adesso l'ha chiuso. Sta creando il suo ad eternum e l'ha posizionato. Andiamo all'avatar. Mhm. Allora, l'avatar è come sempre il fantoccio solito, però color oro. Mhm. Adesso apre il portale definitivo. Prende l'avatar, lo sta lanciando dentro con tutto, scrivania, computer, tutto. E adesso l'ha chiuso. Sta creando l'ad eternum e l'ha posizionato lì. Benissimo. Facciamogliene creare altri 5 Mhm. e ne lasciamo uno nel corpo eterico, subliminale, emozionale, mentale e nel corpo fisico. Dimmi dove lo lascia nel fisico, Qua. esterno, Mm. cuore, nell'emozionale, Più o meno a livello dell'ombelico, nella pancia, più o meno a livello altezza ombelico, nel mentale, proprio in mezzo al cervello, nell'eterico,
L'eterico in corrispondenza a forma eterica, più o meno intorno dove c'è si dice plesso solare, più o meno. E nel subliminale? Subliminale io la vedo un po' più, cioè non ha tanto forma umana la parte subliminale, di solito la Mm. vedo un po' così, quindi in mezzo. In mezzo a questa Mm, nuvola sì, violetta, tu la vedi, sì, no? sì. Ok, ci sono ancora impianti, beh, ce n'era No, uno, mm, il Falco, Odino, no, EDL no, c'erano? uno ce n'era. C'è ancora? No, Entità mentali 1-2? no, C'erano Abduction? no, no, adesso no, vecchie. Sì, sì, scusa, vecchie negli anni. Andate via. Il tentativo di rottura di scatole dell'incidente rottura del polso e dell'incidente d'auto è stato annullato? Mhm. Perché è stato annullato? Beh, è chiaro che nella storia, nelle fatture che hanno aggiustato l'auto, no, c'è l'incidente, non è che Sì, sono certo, scomparse le fatture, ma l'esperienza è viene stata annullata, è archiviata. stata archiviata, quindi Tipo le informazioni di quell'esperienza ci sono, come le esatto. fatture per aggiustare i fanali, i fari rotti, ma l'esperienza è stata di fatto annullata, non mi Mm, serve più. mm, mm, Ho usato una cosa e poi la butto. mm, mm, Compro delle scarpe, ci cammino dentro e poi le butto. Tutto lì. esatto, ho preso Le l'informazione scarpe. della scarpa e l'involucro va, ecco. Ok. Il padre è ancora nel cinema, che fa? Dopo tutti questi ad eternum creati, lui che è lì in attesa di un'operazione, in età avanzata, in un ospedale, evidentemente da solo. Ha preso la Vic, ha cercato di crearsi una ad eternum, è riuscito e diciamo che è molto fidu- è speranzoso di aver acquisito anche lui la capacità di stare meglio, ecco. Le figlie? Le figlie hanno preso le Vic e hanno creato l'ad eternum e l'hanno mangiato, tra virgolette. Mm. Eh, sì, entusiaste delle informazioni che hanno, con la volontà di ricordarsi di cercare di metterle in pratica, diciamo, in eterico questo è. Sono Mm. molto neutro e prendono tutto in maniera molto entusiasta. La sorella e l'ex marito? E l'ex marito un po' così. E sti uomini proprio non ce la fanno. Sì, sì, infatti. E la sorella? La sorella sì, un po' più superficiale, nel Eh. senso, prende ma ok, come per dire, vabbè, metto il libro nel cassetto, quando mi serve lo tiro fuori. Cosa così? Ok, la sorella mi sa che farà una sessione, dice Alessia, ok, cugino, due amiche, vabbè, velocemente, Sì, ok. Alessia è pulita, sì, nuova vibrazione, Madonna, 250 miliardi. ok. Il top che abbiamo trovato fino ad ora, Mm, beh, una che parte da 8,5 può sì, arrivarci. ci sta. Consapevolezza, 226, PSP, 57 e 43. quindi si sono perfettamente invertite. Mm, Vite precedenti, vabbè, quelle trovano sempre poi un equilibrio sì, sì, dopo. sì. 816, E cervello e modalità per alzare questa frequenza qualunque essa sia. 10,1. Mhm. Mm, Che già non è poco, un punto infatti, non è poco. continua così, continua così. Tu quel giorno di 8 mesi fa, quando hai ascoltato la PS, quando mi hai ascoltata, hai sentito la vibrazione ricentratissima, hai trovato il modo. Continua così.
segui, dice, come se tu dovessi entrare in relazione con tutto. Mm, È come se tu dovessi sentire la vibrazione ideale delle cose e delle persone e imparare a vibrare uguale, dice. Ehm, Lo puoi fare. mm, È come se, è come cercare la frequenza delle radio vecchie, no? Che ci sei quasi, finché non è bella pura e nitida non ti fermi. Mm. E tu sai com'è, perché spesso l'hai sentita. Puoi farlo, mm, dice, visualizzando dei colori. Quando io vedo questa immagine qua, la vedo che ne so, tipo davanti a una pianta. Con le piante puoi iniziare con le piante che per lei è più facile. Quindi davanti a una pianta, chiude gli occhi, mette le mani sulla pianta, si muove nella pianta, vicino alla pianta, e quando sente una vibrazione che corrisponde a un colore che per lei è il colore ideale, Mm. si ferma e cerca di visualizzare qual è il numero della vibrazione. Mhm. Ok? E così si può allenare con tutte le cose, anche gli oggetti. Mhm. È come se entrasse in relazione con quell'oggetto, ok? Sentendo la vibrazione ideale. E poi cercare di, come passo successivo, cercare di portare la sua vibrazione alla stessa vibrazione, come se entrasse in comunicazione con l'oggetto. E così con le persone. Quindi questo è il messaggio, Sì. molto importante e molto interessante. Mm, mm, mm. Va bene, il messaggio gliel'ha già lasciato, lei come la vedi? La vedo adesso indifferente rispetto al dover convincere gli altri, tra virgolette. Gli ha girato le spalle della serie, vabbè, voi state lì, io vado avanti a fare le mie cose. Cioè si gira Sì verso che di noi molto più sicura di questo fatto. interessata a noi. Sì, ma che di fatto è una cosa che si dice, ma bisogna anche poi elaborare, sentire, capire. E non è mero egoismo o che autoreferenziale, no? E aver capito davvero come questo, che non è solo altro che un gioco, Mm. funziona davvero. Sì, sì, è proprio essere neutri rispetto alla reazione degli altri, perché la reazione degli altri è degli altri, non c'entra con noi. Sì, sì, sì. Poi complimenti ad Alessia perché dal mondo in cui vieni, la tendenza è esattamente l'opposto della tua. Mm, Quindi la tendenza veramente non se ne scappa. E lì abbiamo anche visto che è una forma mentale, ehm, diciamo, nella mente collettiva. mm, Mm? Va bene, mm. bene, abbiamo finito. Sì. Ultima battuta? Oh, complimenti, mi viene da dire. Disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.